Across on Air. Alza il volume. Ora parliamo di digital. Benvenuti ad un altro episodio di Across on Air. Questa puntata è molto particolare. Per questo motivo vi suggerisco di attivare i sottotitoli e godervela, perché parliamo di mercati esteri. In questa puntata un pochettino international ci siamo fatti molte domande e abbiamo coinvolto le persone che più di tutti sanno rispondere e hanno esperienza nei mercati esteri, almeno per quanto riguarda ovviamente Across. Sto parlando dei 3 country manager: Costantino per Germania, Alberto per Spagna e Riccardo per il Regno Unito. Hanno avuto 5 minuti a testa per condensare tutta la loro esperienza, i vertical e le attività che vengono fatte nei mercati esteri, in questo caso in quelli europei relativi alle singole geo, e loro hanno dato veramente il tutto e per tutto. Quindi io parlerò pochissimo oggi, lascio loro tutta la scena. Ciao a tutti, sono Costantino Cubume, Country Manager Germania presso il gruppo Across. Ebbene sì, Across opera pure in Germania. Infatti abbiamo iniziato a lavorare in questo mercato diversi anni fa, tanto da dover aprire un ufficio commerciale ad Amburgo nel 2018. Infatti a momenti a giugno festeggeremo i 3 anni di attività costante e continuativa in Germania. Perché in Germania? Perché abbiamo visto che la Germania è un mercato molto interessante e molto attivo dal punto di vista dell'online marketing. Questo ci ha spinto ad iniziare a collaborare con diverse realtà tedesche, nonché in realtà italiane che vogliono vendere i propri servizi e beni in Germania, tanto da dover aprire un ufficio per stare più vicini ai nostri partner e conoscere ancora meglio quello che è il mercato tedesco. Un mercato che è molto frizzante e un mercato che è molto attivo, con diversi player e diverse aziende importanti sul territorio nazionale tedesco nonché sull'internazionale. Cosa serve però per lavorare in Germania? Bisogna avere diverse qualità, tra le quali sicuramente la flessibilità, la serietà, nonché avere la capacità di potersi adattare in maniera veloce e costante a quello che è un mercato molto diverso da quello italiano, con un tipo di cultura e un tipo di utenza dal punto di vista di clientela, dal punto di vista di utente finale che andrà poi a comprare il bene o il servizio, molto differente da quello italiano. Cosa differenzia il mercato tedesco dal mercato italiano? Vi sono alcune cose diverse. L'utente tedesco, prima cosa rispetto a quello italiano, preferisce comprare direttamente il prodotto o il servizio su internet. Quindi è vero che la lead generation funziona, la lead generation rimane importante, ma pure la performance intesa come vendita diretta ha la sua importanza nel mercato tedesco, e questo è quello che facciamo noi attraverso diversi canali. Che la multicanalità, quello che sarà molto probabilmente il trend del 2021 per quanto riguarda la Germania. A causa della pandemia di Covid, ovviamente molta più gente si è avvicinata al mondo di internet, e questo obbliga ancor più quelli che sono gli operatori, le imprese che operano, che vendono i loro beni e servizi, ad usare diversi canali e strategie di marketing online per raggiungere quelli che è il loro pubblico di riferimento. Ma perché parliamo di multicanalità e perché la multicanalità, il multichannel sarà il trend del 2021? Ovviamente con l'incremento del pubblico che utilizza internet, non tutti accedono ai diversi brand attraverso un unico canale, ma ve ne sono diversi, dall'email marketing, la pubblicità nativa, la ricerca su Google e così via. Questo è quello che facciamo noi e quello che abbiamo cercato sempre di fare, ovvero andare ad intercettare quelli che sono i diversi audience, i diversi pubblici che usano i diversi canali e metterli in contatto con i diversi brand con i quali operiamo in Germania in questo caso. Questo è sicuramente uno dei nostri punti di forza, anche a sentire quelli che sono i nostri partner. Infatti l'opportunità di avere un team dedicato che si occupa dei diversi canali e non andare a gestire le diverse campagne con diverse agenzie, ovviamente va a semplificare quello che è il lavoro del nostro partner. Ovviamente il fatto di avere molte più persone che si affacciano al mondo di internet fa sì che queste persone, questa utenza arrivi da diverse fonti, e questo è quello che facciamo noi.
Noi andiamo ad utilizzare tutte le diverse fonti di traffico disponibili, dalla ricerca su Google all'email marketing, la pubblicità nativa, per generare traffico per il brand e creare performance, ovvero quelle che sono vendite per i nostri partner. Cosa molto apprezzata da parte dalle aziende tedesche. Non a caso noi lavoriamo sì con aziende italiane che vogliono vendere i propri beni e servizi in Germania, ma la grossa fetta abbiamo una grossissima parte che io direi che supera il 90% dei nostri partner che sono tedeschi che operano in Germania. Perché scelgono noi? Probabilmente il fatto di essere flessibili, il fatto di poter costruire strategie customizzate e comunque fatte per il singolo partner e non proporre pacchetti. Assolutamente questo ci aiuta, il fatto di conoscere bene il mercato in cui operiamo, questo dovuto pure alla nostra presenza costante non solo con l'ufficio di Amburgo ma anche con la presenza a diverse fiere di settore come l'OMR o di Messico attraverso i nostri stand. Cosa funziona in Germania? In Germania vanno molto i servizi, tutto quello che è la telefonia, le assicurazioni, telco, il banking, sono tutti servizi che generano molto traffico, generano molte lead, nonché molte vendite, e bisogna avere una strategia multicanale che vada ad intercettare tutti gli utenti che vanno a cercare questo tipo di soluzione, e questo è quello che facciamo noi. Andrà nel 2021? Vi sono, oltre ai settori prima citati, sicuramente l'automotive attraverso il noleggio e il leasing, il settore del banking e il settore dell'e-commerce. Il settore dell'e-commerce che è in continua crescita, e-commerce di beni come vestiario ma anche il food, tanto che l'e-commerce Bundesverband, ovvero l'associazione che raccoglie gli e-commerce tedeschi, ha registrato nell'ultimo quarter del 2020 un incremento del 15% rispetto all'ultimo quarter del 2019. Ovviamente questa è una tendenza che andrà a crescere, perché non solamente è aumentata l'utenza che compra su internet, ma pure la frequenza con cui questi lo fanno, sempre stando ai dati dell'e-commerce Bundesverband. Sicuramente altro settore che crescerà moltissimo nel 2021, non appena si potrà, sarà il settore del travel. Sappiamo tutti quanto questo sia importante e quanto molto probabilmente riprenderà a pieno ritmo non appena si potrà viaggiare di nuovo. Quindi le previsioni dicono che verso la fine del 2021, all'inizio del 2022, questo sarà un settore che avrà una fortissima crescita, soprattutto sull'online. Ma cosa serve per lavorare in Germania? Sicuramente la performance, il fatto di sapersi adattare, nonché un'ottima conoscenza di quello che sono le leggi del paese, nonché del GDPR. Abbiamo molti progetti per il futuro che sono soprattutto legati alla multicanalità e al fatto di poter raggiungere un audience sempre maggiore. Vi ringrazio per l'attenzione e auf Wiedersehen. Ciao a tutti, sono Alberto Piras, Country Manager Spagna di Across. Quest'oggi vi racconterò un poco come si muove il mercato spagnolo e come lo gestiamo all'interno della nostra Digital Agency. La situazione del mercato spagnolo dallo scoppio della pandemia fino ad oggi è chiaramente cambiata molto, come un po' in tutto il panorama globale. Si sono andati affermando nuovi trend e si sono andate affermando nuove modalità di promozione dei prodotti o servizi online. Il mercato spagnolo, un po' su tutti i settori, sta cercando di digitalizzarsi in maniera importante per affrontare le conseguenze della situazione pandemica. Il trend che si sta affermando maggiormente da ormai più di un anno a questa parte è un trend di digitalizzazione dei mercati un po' su tutti i settori. Di conseguenza anche nel mercato spagnolo sia le piccole, medie e grandi aziende stanno cercando dei partner che gli offrano soluzioni digitali e che siano il più strutturati possibile e al tempo stesso che abbiano grandi competenze su un po' tutti i canali digitali e tramite i quali si può conseguire quello che è l'obiettivo alla fine primario per tutte le aziende, ossia la vendita del proprio prodotto o servizio. Per questo motivo gli elementi che vengono sempre più ricercati dalle aziende anche sul mercato spagnolo e che personalmente cerco di trasmettere ai miei clienti ogni giorno sono, ma penso anche per il mercato italiano, competenza, disponibilità, flessibilità e capacità di gestire una comunicazione che sia multicanale.
Se dovessi citare una particolarità del mercato spagnolo che non ritroviamo invece nel mercato italiano, direi senza dubbio la formalità. Sul mercato spagnolo ci si può rapportare con aziende anche di alto livello con un grado di formalità inferiore rispetto a quello italiano. Parliamo adesso di quali sono gli elementi fondamentali per il successo di una campagna digitale. In Spagna abbiamo notato che ci sono 3 elementi fondamentali che caratterizzano una campagna marketing digitale di successo e sono riconoscimento della marca da parte dell'utente, incentivi commerciali, quindi regali o qualunque incentivo che porti l'utente alla conversione e infine l'offerta in se stessa. Quindi per andare più nel dettaglio sui 3 elementi abbiamo la marca. Se la marca è talmente forte che l'utente riesce a riconoscersi in essa, conoscerla e fidarsi di essa, si può certamente fare leva sulla marca per facilitare la conversione. Altrimenti vi è l'incentivo commerciale. L'incentivo commerciale può consistere in un regalo o comunque un bonus per l'utente per approfittare di quella determinata offerta, o infine ci può essere l'offerta in se stessa, ossia se l'offerta dà un vantaggio economico all'utente sicuramente la conversione sarà facilitata. Per quanto riguarda i vertical che si stanno imponendo, i settori che si stanno imponendo in maniera sempre più importante sul mercato spagnolo, abbiamo prima di tutto i prodotti per la casa, che vanno dagli allarmi alla riparazione di umidità nei muri, alla risoluzione di problematiche di disinfestazione da insetti e qualunque appunto prodotto che riguardi la casa nella sua globalità, nella sua interezza. Abbiamo poi dei settori che sono chiave nell'economia del paese, ossia settore assicurativo, settore telefonico e settore energetico. Infine, 2 settori che nell'ultimo anno si stanno molto sviluppando, che sono in forte crescita, sono il settore della vendita di immobili, sempre più presente sul mercato spagnolo e specialmente per grandi città come Madrid e Barcellona, ma anche Valencia, Malaga, Siviglia, insomma tutti i grandi centri in cui vi è un importante sviluppo immobiliare, e le ONG che possono dedicarsi alle più differenti cause. È chiaro che dallo scoppio della pandemia tutto ciò che è relazionato all'aiuto di persone affette da coronavirus o problematiche economiche collegate al coronavirus è sempre più presente e sempre più performante. Come dicevo precedentemente, in Across ci concentriamo sulla capacità, sulle competenze multicanale. Questo significa che lavoriamo anche per il mercato spagnolo su più canali, in cui il più grosso sviluppo negli ultimi anni è stato dato all'email marketing, nostro core business, e il native advertising. In un mercato come quello spagnolo, in cui questo canale non era sfruttato e secondo me non è ancora sfruttato quanto si dovrebbe, fa la differenza e permette alle piccole, medie e grandi imprese di trovare in noi un partner che gli possa garantire un canale nuovo, che porta risultati di qualità e con grande quantità. Le attività che abbiamo portato avanti in questi anni per lo sviluppo del mercato spagnolo consistono principalmente nello sviluppo e consolidazione dei canali di digital marketing principali, che sono email marketing, native advertising, Facebook ads, Google ads, registrazioni e co-sponsor. Il passo che vogliamo fare per il futuro è quello di diventare anche in Spagna una digital solution company, di conseguenza gestire l'intero flusso dalla generazione della lead alla consecuzione della vendita dell'utente all'interno dei nostri canali digitali. Per fare questo ci appoggeremo sicuramente allo sviluppo di call center interni da noi gestiti, oltre che alla gestione della lead a livello commerciale a 360 gradi. Una domanda che mi viene spesso fatta dai miei clienti o potenziali clienti, dai miei prospect, riguarda quali opportunità attendono un'impresa che decide di collaborare con Across. Le opportunità che attendono le aziende che decidono di affidarsi ad Across sul mercato spagnolo sono la possibilità di avere un partner unico tramite cui gestire tutti i canali online principali per la generazione di contatti o vendite. E infine fare affidamento su un'impresa strutturata e che ha maturato negli anni competenze e capacità sul mercato e sul vertical di riferimento. Credo che la direzione e il trend principale del mercato spagnolo per il 2021 e per i prossimi anni sia quello di focalizzarsi sempre di più sulla vendita nel digitale. Tutte o quasi tutte le attività che venivano svolte offline prima della pandemia stanno sempre di più convertendosi a un approccio online. Ed è in questo momento che interveniamo noi di Across per proporre una soluzione multicanale e che aiuti a facilitare questa transizione
con un obiettivo primario, ossia quello di conseguire risultati. Credo che seguendo questo trend di digitalizzazione le imprese troveranno sempre più necessità di essere affiancate da un partner quale può essere Across, che le accompagni in tutto il processo e che permetta di aumentare il business focalizzandosi sempre sul risultato. Ciao a tutti, sono Riccardo Zanello, Country Manager UK per il gruppo Across. Across è diversi anni che è presente sul mercato estero, ma dopo varie analisi abbiamo deciso di focalizzarci sul mercato UK, in quanto un mercato in continua evoluzione e crescita, soprattutto dal punto di vista digital. Basti pensare che è il terzo mercato e-commerce al mondo e primo in Europa. Le richieste sul mercato inglese sono simili al mercato italiano e in forte evoluzione, soprattutto durante questo periodo di pandemia. Per quanto riguarda la lead generation, vengono richiesti contatti altamente qualitativi, si preferisce la qualità al volume. L'obiettivo principale da parte dei clienti non è più la lead, ma è la vendita. Per soddisfare queste esigenze, in Across forniamo diverse soluzioni. La prima di tutte è sicuramente la conformità a tutte le regolamentazioni di privacy e trattamento dati, seguendo alla lettera il regolamento GDPR con una completa trasparenza e avendo a disposizione anche una DPO, Data Protection Officer, a disposizione per qualsiasi problematica o chiarimento da parte del cliente. Per quanto riguarda la parte operativa, forniamo al cliente una strategia multicanale che si adatti alle sue richieste e agli obiettivi della campagna, ma non solo con la finalità di lead generation, ma anche di vendita e brand awareness. Ogni canale che viene utilizzato per promuovere il servizio o il prodotto del cliente ha un team dedicato che monitora in tempo reale la campagna dall'inizio alla fine. Inoltre mettiamo a disposizione del cliente un team creativo che si occupa della creazione di materiali ottimizzata per la finalità della campagna. Secondo analisi interne e ricerche di mercato, i settori su cui viene investito maggiormente nella parte digital sul mercato inglese sono il settore assicurativo, assicurazione sulle case, sulla persona, sulla salute, gli strumenti finanziari quali prestiti, microprestiti e finanziamenti, l'home improvement quali sistemi di allarmi, migliorie varie per la casa come il fotovoltaico, gli infissi, eccetera. Ovviamente il mondo dell'e-commerce, dall'e-commerce di moda a tecnologici, ma anche a settori più di nicchia quali il pet food, il settore del telco, ovvero telecomunicazioni, e i comparatori di qualsiasi genere, quali tariffe, luce e gas, ma anche assicurativi. Un settore che è stato sicuramente penalizzato da questa pandemia è il settore turistico e dei viaggi, il cosiddetto settore travel. Sicuramente, passato questo periodo di pandemia, sarà un settore che avrà una forte crescita, in quanto gli inglesi, come noi italiani, hanno una forte predisposizione ai viaggi. Durante questo periodo sul mercato UK in Across sono stati sviluppati strategie di marketing a 360 gradi, partendo dalla lead generation fino alla brand awareness. Sono stati sfruttati diversi canali, tra i quali emergono l'email marketing, il native advertising e il display advertising. Abbiamo inoltre notato che un canale in forte crescita è quello di social e influencer marketing, su cui stiamo approfondendo lo sviluppo. Ai clienti che ci scelgono garantiamo competenza, flessibilità e il nostro know-how, punti cardine per un'azienda digital vincente. I nostri propositi per il futuro sul mercato inglese sono sicuramente quelli di aprire una sede per essere presenti fisicamente sul territorio e di riprodurre il modello italiano di Digital Solutions Company, ovvero gestire a 360 gradi le strategie di marketing per un cliente, che comporta la creazione della campagna, la generazione di contatti, la qualifica e la vendita, e sviluppare la parte di content marketing finalizzata alla brand awareness e alla fidelizzazione dei clienti. Per oggi la puntata è finita, spero che vi sia piaciuta tanto quanto è piaciuta a noi farla. Come al solito in descrizione vi trovate tanto materiale per approfondire il discorso e ovviamente trovate anche i nostri contatti, quindi per qualsiasi cosa scriveteci qui nei commenti oppure sapete come contattarci, tutti i nostri social, Instagram, Facebook, LinkedIn. Inoltre mettete un like al video e iscrivetevi al canale scampanellando in maniera tale da essere sempre aggiornati su tutte le novità e i video di Across. A questo punto a me non rimane che dirvi Auf Wiedersehen, hasta luego, goodbye, arrivederci alla prossima puntata di Across on Air.